sono Davide Neve e oggi sono qui per presentarvi Aulab. Prima di cominciare lasciatemi presentare, questo alle mie spalle sono io, perché sin da piccolo ho sempre creduto di essere fondamentalmente Superman. Ma mia madre mi diceva, mi rimproverava e mi diceva: guarda, non puoi essere come Superman, Superman non esiste. Così alla fine le ho dato retta e nel tempo ho capito che effettivamente io realmente Superman non potevo esserlo, ma Capitan America sì. E quindi sono andato da mia madre e lei mi ha detto nuovamente: guarda, non puoi essere Capitan America non esiste, devi essere un personaggio reale. Allora ci ho creduto, ho iniziato a cercare di capire chi volevo diventare e ho capito che da grande volevo fare il CEO per i non appartenenti alla comunità europea in questo momento. Sono andato così da mia madre e lei mi ha detto: ok, cominciamo a ragionare, ma per fare il CEO devi avere un team. Sì, ma non lui, loro. E così sono andato nuovamente da mia madre e ho detto: mamma, questo sì che è un team. 3 informatici, 2 economisti, una laureata in lingue esperta in social media. E mia madre ha detto: ok, finalmente stiamo cominciando a ragionare. Adesso quello che ti manca, l'ultima cosa, è una start-up. Io per questo le ho chiesto: mamma, ma che cos'è una start-up? E lei mi ha detto: ma che ne so, vai su Wikipedia e vedilo. Sono andato così su Wikipedia e ho visto che una start-up è una nuova azienda che basa su ricerca e sviluppo la propria attività per validare un'idea e trasformarla in un business, innovando il settore di riferimento e risolvendo problemi rimasti fino a quel momento senza risposta. Se vi devo essere sincero, non ho trovato una risposta a quella domanda io. E così ho continuato a cercare, fino a quando non mi sono imbattuto in un tizio che di nome fa Paul Graham, che me l'ha liquidata in 2 parole: una startup è crescita. Ed è questa definizione che mi ha aperto un mondo, a me come tanti altri ragazzi, che mi ha permesso di guardarmi interiormente e tirar fuori attraverso quella startup quella che era la persona che io volevo diventare. Ed è così che è nato Aulab. Nient'altro che un laboratorio che stimola gli studenti a diventare autori consapevoli del proprio futuro. Questo è quello che facciamo noi con i ragazzi. Non siamo altro che un ponte che collega scuola e università e che prepara gli studenti ad essere gli imprenditori del domani. Sapevate che i lavori più richiesti nel 2015 non esistevano ancora nel 2010? Questo significa che stiamo insegnando ai nostri studenti mestieri che ancora non esistono, utilizzando tecnologie che non sono ancora state inventate. Allora cosa pensiamo di insegnare? Quando parliamo di education, a che cosa ci riferiamo? L'educazione molto spesso viene confusa con imposizione dall'alto. Quello che abbiamo fatto noi è stato confrontarci con gli studenti. Se stiamo andando a cercare di capire che cosa sarà del nostro futuro, non possiamo insegnarlo, dobbiamo capirlo direttamente dal basso, confrontandoci con i ragazzi. E quindi questo è quello che abbiamo iniziato a fare, a riempire gli auditorium e a confrontarci con i ragazzi. E da qui è nato il progetto e credetemi, ne abbiamo viste davvero di tutti i colori con i ragazzi. Così abbiamo istituito 3 percorsi: a scuola di startup, alternanza scuola-lavoro e academy. Il primo, a scuola di startup, non è altro che si svolge attraverso lezioni d'aula incentrate su orientamento al lavoro, diffusione della cultura scientifica, creazione di identità digitale e creazione di impresa, a cui seguono poi laboratori creati ad hoc per l'elaborazione e lo sviluppo dei progetti dei ragazzi, e una fase finale online di completamento del lavoro e caricamento dei progetti su questa piattaforma. Questi risultati: oltre 10.000 studenti formati, 280 progetti caricati sulla piattaforma e una serie di aziende che nel tempo hanno creduto in noi e in questo momento ci finanziano il progetto e ci permettono di essere in tutta Italia. Fondazione Cariplo, Microsoft, Cisco, HP, di Pixel, Giffoni e Tech Garage come partner. Quindi diciamo che stiamo crescendo da questo punto di vista e questi partner ci hanno aiutato a far sì che questa scuola diventasse una manifestazione nazionale che ogni anno seleziona i 20 migliori progetti da tutta Italia e li porta a una finale che si tiene al Giffoni in occasione del Giffoni Film Festival. Ma non ci siamo fermati qui e abbiamo detto: come li supportiamo questi ragazzi? E abbiamo istituito 8 programmi di alternanza che vanno dallo sviluppo software alla stampa e modellazione 3D, attraverso i quali supportiamo i ragazzi ad andare avanti con le loro start-up.
Ultimo step, ma in realtà ultimo di una lunga serie che ne faremo, è quello dell'Academy. Concedetemi solo di fare una digressione in relazione al fatto che, ad esempio, seguiamo i progetti dei ragazzi. Questo per esempio è Paola Bela, lui ha una sua start-up, ha un team di 50 persone che si coordina da tutto il mondo e sta andando avanti col suo progetto. È partito da scuola, l'anno scorso si è diplomato, adesso va avanti. C'è un ragazzino del Romanazzi, ha 15 anni, 15 persone sotto di lui, ha un blog con cui fa 20.000 utenti al mese, diciamo è la sua attività. Quindi considerate che la formazione sta cambiando anche da questo punto di vista. Come vi dicevo, ultimo step è quello dell'Academy. Abbiamo creato una sorta appunto di accademia, con la H di hacker, perché stiamo hackerando il sistema di chi dice che non ci sono possibilità. Questo non è vero. Abbiamo creato un percorso di 10 settimane full time che ci permette, attraverso l'insegnamento di metodologie agili, quindi Extreme Programming e Scrum, di riuscire ad allocare le risorse che formiamo direttamente con le aziende. Quindi noi riusciamo a formare delle risorse che vengono allocate ad aziende che lo richiedono. Ci sono oltre 60.000 richieste di sviluppatori software solo in Italia e l'Agenzia per l'Italia Digitale stima che nel 2020 ci sarà la richiesta da tutta Europa di oltre 900.000 risorse solo per il settore ICT. Queste sono delle giornate tipo, dei confronti che noi facciamo dei nostri studenti con le aziende e queste invece sono attività di team building. E ora, sono quasi in tempo, stiamo pensando a un Hackspace, quindi se qualcuno di voi è disposto a salire a bordo, noi abbiamo contenuti, abbiamo i ragazzi, abbiamo tutto quanto e quindi ci manca solo lo spazio sul quale adesso andremo ad investire. Concedetemi solo una digressione per tornare a quello che diceva mia madre, in quanto forse alla fine lei aveva ragione, perché anche se è vero che da soli si va veloci, è insieme che si va lontano. Grazie a tutti.